Eccoci, perché siamo di nuovo tutti e quattro insieme. A questo punto intanto rifacciamo l'appello tutti quanti insieme, vi va? Sì, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Intonate. Vai, siamo pronti? 4, 5, 5, 1, 0. E allora tutto è pronto. Paola, a questo punto lasciamo il testimone, ma ci vediamo dopo, Vi teniamo d'occhio. Quasi quasi mettiamo su un ensemble, insomma, potremmo... io e Lorena ci allontaniamo, ma vi teniamo d'occhio. Attenzione. Occhio ragazzi, ci vediamo dopo. Attenzione. Buon lavoro. Ecco voi. Facciamo volare questo numeratore, facciamolo salire sempre di più. Assolutamente, arrivano notizie che i nostri amici a casa si stanno dando particolarmente da fare, allora continuate così e noi vi siamo grati in anticipo per tutto ciò che state donando. Adesso noi cominciamo subito incontrando due persone davvero eccezionali, come molte se ne incontrano in questa maratona di Telethon. È una battaglia importantissima per salvare più bambini possibile grazie allo screening neonatale, un aspetto fondamentale, e allora andiamo a incontrare subito il signor Guido De Barros e il dottor Giancarlo Lamarca dell'ospedale Meyer di Firenze. Benvenuti, grazie. Ciao Alessandro. Salve. Piacere. Grazie. Grazie davvero. Salve. Ringrazio, Grazie a voi. posso dire, ringrazio Guido con grandissima forza, con grandissima energia, perché ora ascolteremo la sua storia e davvero sei un grande esempio. Grazie. Comincerai così. Stiamo parlando in questi 30 anni che celebrano i risultati, i traguardi di Telethon, e cominciamo a prendere confidenza con alcune malattie. Una di queste è la leucodistrofia metacromatica, una delle malattie che oggi Telethon riesce a curare, quindi uno dei grandissimi risultati di Telethon. È una malattia terribile, una malattia che si manifesta nei primi anni di vita con difficoltà di movimento. Dopo poco porta a un decadimento neurologico inesorabile, è una malattia che non lascia scampo, ma dal 2010 i ricercatori dell'Istituto San Raffaele Telethon, il TIGET di Milano, riescono, grazie alla terapia genica, due parole che ormai ci sono diventate familiari, due parole vitali, riescono a salvare, a trattare, a curare i primi bambini malati. Un grandissimo risultato. Guido è qui perché ha scelto di continuare, come dicevamo prima, a lottare per tutti i bambini, perché voi dopo poco che questa terapia è stata avviata avete provato, tu e tua moglie Caterina, a far accedere anche la vostra figlia a questa possibilità, a questa opportunità, però i tempi non sono stati quelli possibili. Esatto, è una storia terribile e allo stesso tempo bellissima, Arianna, perché ricordo il sorriso di Sofia. Sofia è una bambina che è nata sana, almeno così credevamo, una bambina che ha iniziato a camminare, a sorridere, a ballare, a giocare come tutti i bambini. E è nata nel 2009. Sono passati mesi, ha iniziato anche a parlare, a dire le prime parole. Voa voa, noi siamo legati a queste due parole che erano proprio le sue parole quando vedeva il volo degli uccelli e si meravigliava come tutti i bambini. E da lì poi è diventata l'associazione. Esatto, no? Prima il libro appunto scritto da mia moglie e successivamente un'associazione, nata insieme a lei e adesso in sua memoria. Dicevo, Sofia, purtroppo è arrivato quel terribile, maledetto 26 luglio del 2011, in cui ci siamo recati al Meyer proprio perché allarmati da alcuni sintomi particolari che andavano a via via a peggiorare sempre. Mai avremmo potuto immaginare che appunto la diagnosi sarebbe stata quella di MLD, di leucodistrofia metacromatica. La malattia per noi era un concetto astratto che non esisteva, magari toccava agli altri. Ecco, ti posso chiedere, per spiegare ai nostri amici a casa, quali sono stati i primi sintomi che purtroppo poi si sono manifestati in tua figlia, per capire in che cosa consiste questa malattia? Allora, in Sofia i primi sintomi si sono manifestati con un'incertezza nella camminata, valgismo, ha iniziato a camminare a gambe divaricate per ritrovare quell'equilibrio che aveva acquistato perché aveva imparato a camminare per l'appunto, e poi via via cadeva in avanti, non cadeva sul sederino, e quindi
cascava anche di faccia, facendosi male, e con l'intensificarsi della frequenza di questi sintomi abbiamo fatto il nostro ingresso al Mayer, dapprima seguendo la pista reumatologica e poi siamo approdati a quella appunto neurologica. Noi siamo testimoni di quanto può far male questa patologia, di quanto si possa anche lottare per alleviare i sintomi di questa patologia. Abbiamo cercato di fare di tutto. Siete stati chiaramente, una volta che si è scoperto che non si poteva accedere, no? Perché il fattore tempo è il fattore determinante, questo lo stiamo proprio scoprendo e tu ce lo stai confermando, è tutto lì, è una questione di tempo, perché se si prende in tempo si può fare, c'è adesso una cura, non è stato possibile, però Sofia, voi la chiamate, la definite generatrice di miracoli, è un miracolo anche il fatto che tu sia qui. Sei informata fino a questo livello, perché si sente che dalle tue parole tu ci senti e che come mamma saprai insomma quanto è profonda questa storia e quanto è profonda questa ferita. Esattamente, noi da lì abbiamo cercato comunque di costruire, partendo dalla storia di Sofia. Sofia ci ha lasciato il 30 dicembre del 2017, ora tra pochi giorni ricorrerà il 2° anniversario della sua nascita in cielo. Sofia è nel cuore di tanti. È nel cuore di tanti volontari, di tante persone che l'hanno amata quando era in vita, di tante persone che l'hanno conosciuta per tante vicende, oltre che per la sofferenza che suo malgrado è diventata rappresentante. Noi con lei abbiamo fatto tante battaglie, con VOA abbiamo scelto di dare un senso a tutto questo, VOA Onlus Amici di Sofia, l'associazione appunto nata per lei e con lei. E che cosa abbiamo fatto? Recentemente, in realtà è un percorso che è nato un anno fa, a un anno dalla morte di Sofia, abbiamo iniziato un progetto, quello di aiuto alla ricerca nel nostro piccolo, siamo una piccola associazione che pensa in grande. Tiriamo in ballo infatti il professore. Esattamente, Giancarlo l'abbiamo conosciuto già nel 2015, quando abbiamo finanziato al Mayer il primo progetto di ricerca per la messa a punto del test di screening neonatale. Il Mayer è una competenza, ha le competenze ed è un'eccellenza in questo campo, quindi purtroppo ci siamo trovati a non domare, vittime di una patologia indomabile, ma in un contesto storico e di ricerca adatti per appunto avere l'aiuto della ricerca. Quindi abbiamo finanziato al laboratorio del professor Lamarca questo test e che è stato messo a punto. E quindi nasce questa collaborazione fra l'associazione dedicata a tua figlia. Voglio ringraziare per questa testimonianza, perché il dolore non si sanerà mai, però da questo dolore è nato qualcosa di bello, è nata la vita per tanti altri bambini, perché purtroppo tua figlia non ha fatto in tempo, i sintomi che già aveva, le conseguenze di questa patologia erano già irreversibili, mentre si può intervenire nella fase antecedente all'insorgere di queste sintomatologie. Professore, quindi Fondazione Telethon insieme a VOA, in che cosa consiste lo sviluppo di questa ricerca e di questo progetto di studio? Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi e di poter dare anche il mio contributo alla raccolta fondi. Guido ha utilizzato un termine molto preciso, cerco di spiegarvelo in maniera molto semplice. Lui ha parlato di screening neonatale. Lo screening neonatale è oggi un programma di medicina preventiva. Io sono diventato maggiorenne con lo screening neonatale, abbiamo iniziato in Regione Toscana i primi studi già esattamente 18 anni fa, quando abbiamo sviluppato dei test che erano capaci di identificare 40 malattie rare dopo 2 o 3 giorni di vita. Su questa cosa, professore, mi piace ricordare, perché è giusto sottolineare gli aspetti non belli e le anomalie della nostra sanità, però questo numero di screening neonatali è il più alto del mondo in Italia. Esatto. E queste cose comunque vanno anche fatte sapere e sottolineate al pubblico. Quindi il tentativo è quello di inserire anche questo screening in modo da fare diventare 41. Esatto.
In questo momento l'Italia è l'unica nazione europea, non al mondo, ma per dimensioni è la seconda al mondo dopo gli Stati Uniti, anche se stiamo andando nella direzione di estendere il nostro pannello, è la seconda nazione al mondo ad aver regolamentato lo screening neonatale rendendolo obbligatorio, un servizio, un diritto di ogni neonato. L'obiettivo principale dello screening è quello di identificare una malattia rara prima della manifestazione dei sintomi clinici. Manifestazione del sintomo clinico vuol dire spesso danno, e nella maggior parte dei casi il danno non è quasi mai facilmente reversibile. Invece la combinazione della identificazione precoce, della diagnosi precoce e di una terapia assolutamente efficace, come nel caso dell'ecodistrofia metacromatica, la terapia genica è il sistema migliore per dare una speranza ai nuovi bambini nati. Questa combinazione permetterà ai bambini, anche ai bambini che hanno l'ecodistrofia metacromatica, di poter accedere a questa terapia meravigliosa e quindi a poter risolvere completamente ciò che in quella fase non è stato possibile per sua figlia. Vorrei insieme a voi tornare alla sera di apertura di questa maratona, la grande festa di Natale. Pier Francesco Favino a raccontarci un'altra storia, la storia di un altro papà, la storia di Leslie Martin. Lui ha 2 figli e anche lui si trova a dover combattere contro questa malattia, contro la leucodistrofia, e a quel punto proprio qui a Telethon fa un appello, lui è irlandese, fa un appello al suo paese, e cioè chiede di ampliare lo spettro delle malattie inserite nello screening neonatale, quello che ci stiamo dicendo. Quindi Leslie da qui fa partire questo appello, e la cosa incredibile è che dopo pochissimo, dopo poche ore, arriva una risposta dall'Irlanda, e cioè dal senatore irlandese David Norris, chiaramente qualcuno che può fare la differenza naturalmente e può fare qualcosa. Quindi in questo caso l'Italia diventa esempio. Il senatore irlandese così saluta Telethon, così ringrazia Telethon e l'Italia, considerandoci davvero una grande opportunità. Eccola. Good evening, Telethon and Italy, and a Merry Christmas from all of us here in Ireland. We want to congratulate you on your anniversary of 30 years' work and research on rare conditions. It has brought such good for the children of not just your own country, but for all of humanity. Thank you on behalf of the people of Ireland and on behalf of all the international patients that you have helped and saved over 30 years. And thank you especially for your recent invitation to Ireland to learn from your newborn screening programme. We are currently reviewing our system here, and we are hopeful that we can improve greatly, thanks to the work that you have done. Once again, thank you, Telethon, and Ireland supports you. E questa mi sembra davvero una bellissima, una grandissima notizia. Ringraziamo il senatore Norris per il suo impegno, ringraziamo Guido per la sua testimonianza di padre sofferente ma che non ha smesso di guardare alla vita e alla speranza, e al dottor Lamarca. Grazie. Continuate a donare al 45510 anche durante la pubblicità, tra pochissimo. Se sei d'accordo. Caro Telethon, la nostra speranza e quella di nostro figlio Alessio sta nella ricerca. Buon Natale Telethon, buon Natale a tutti!